In tutti ho fatto un suono stranissimo con la bocca, non era una parola. Ciao chitarristi, avete mai subito anche voi il fascino delle chitarre semiacustiche? Un po' rock and roll, quelle che si vedono sempre in un sacco di contesti in realtà, perché poi alla fine si usa nel blues, nel jazz, nel pop. Per i più tecnici sto parlando della Gibson ES-335, leggendaria, storica, bellissima, anche decisamente costosa. Alternative ce ne sono di sicuro. Per stare nel mondo Gibson c'è tutta la serie Epiphone, che è decisamente ben fatta. Tra l'altro spero di portarle sul canale prima o poi. Se si scende di prezzo, invece, abbiamo le Harley Benton. Ci sono delle cose sicuramente valide anche lì, e lo abbiamo visto qui sul canale. Il problema è che tanti di voi, noto, non si fidano appieno del marchio Epiphone e spesso su Instagram in direct mi chiedete tantissime cose riguardo a queste chitarre. Volete sapere sempre delle alternative. Lo avete fatto per i modelli Les Paul, lo fate per i modelli Strato, Tele e adesso avete iniziato a farlo anche con le semiacustiche. Quindi se state cercando un'alternativa più economica a quella chitarra leggendaria, comunque bella, cioè economica ma comunque bella, questo è il video giusto. Questo video l'ho fatto col modello Strato, l'ho fatto col modello Les Paul e visto che nei commenti e anche in direct mi avete riempito di richieste, oggi tocca alla 335. E visto che i ragazzi di Musical Store 2005 come sempre ascoltano più voi che me, indovinate cosa c'era qui davanti alla porta qualche giorno fa? Oggi infatti vi parlo della Sire H7, il modello che si rifà alla Gibson ES-335, ma non il modello base, si rifà a quelli belli. E la cifra? Praticamente dovete prendere i modelli quelli belli e togliergli uno zero. Siamo poco sopra i 500 euro qui, che è un prezzo coerente con tutta la serie di chitarre Sire. Basta già il colpo d'occhio per capire che questo è uno strumento ben fatto. E se l'occhio non basta, e fate bene a non farvelo bastare, andiamo in profondità, guardate il video fino alla fine, così poi conoscerete questa chitarra in ogni suo dettaglio. Questa è una vera alternativa alla 335 originale. Intanto perché si avvicina tantissimo già in costruzione, proprio con i legni. Esattamente come sulla 335 originale abbiamo top in acero fiammato, bellissimo, il fondo è in acero e anche le fasce laterali sono in acero. Alcune 335 hanno il fondo e il top fatto multistrato con legni diversi che si alternano, qui invece c'è solo acero. Sempre multistrato immagino, visto che le semiacustiche si fanno così. Su come si fanno le semiacustiche abbiamo già fatto un video, ve lo lascio qui sopra così potete capire cosa intendo per multistrato. Esteticamente la fiammatura dell'acero è veramente bella. Cioè l'impiallacciato di acero che c'è su questa chitarra è stupendo. Ma sappiate che esistono anche altre finiture di questa chitarra. In descrizione c'è il link così potete vederle tutte con tutti i colori disponibili. Tutto quello che volete. Rompete le scatole anche ai ragazzi di Musical Store 2005 dicendogli che avete visto il video e che vi è piaciuto. Sentitevi liberi di dare fastidio. L'unica differenza nei legni tra questa chitarra e l'originale è nella tastiera. Sull'originale abbiamo il palissandro. Su questa abbiamo l'ebano, che è un pochino più scuro come colore. Non so se ci sono motivi sonori dietro questa cosa, però sapendo tutti i casini che ci sono stati negli ultimi anni con il palissandro come specie protetta di legno, ci sta che non abbiano voluto mettere cose strane oppure alternative di eco palissandro, ma hanno puntato direttamente su un legno diverso. Bella però scomoda da tenere, gigante. Per queste chitarre dobbiamo ringraziare il signor Larry Carlton, chitarrista eccezionale, storico, leggendario, un gigante. Tant'è che queste chitarre prendono il nome da lui, infatti si chiamano Sire Larry Carlton, e poi L7 Les Paul H7 e questa S7 la Strato. Parlando del manico abbiamo una forma a C molto comoda, molto simile alla mia forma preferita di manico. E se avete anche voi una forma preferita di manico sappiate che siete come me e avete dei problemi. Di solito le persone normali hanno il colore preferito. Le sensazioni che ricevo da questo manico infatti sono assolutamente positive. Un po' per come è costruito perché è fatto veramente bene e un po' anche per il feeling e la forma. Per la mia mano praticamente è come essere a casa. Dove c'è C c'è casa. I tasti sono 22 medium jumbo, quindi comunque roba molto traditional. La scala è la solita scala corta Gibson da 24 pollici e 3 quarti e il radius è piuttosto piatto, raggio da 12 pollici, anche questo molto comune sui modelli originali 335. A differenza della Sire L7 che abbiamo visto però qui sul canale un annetto fa, vi lascio il link qui sopra così potete vederlo, non ha quei piccoli accorgimenti in più rispetto al modello originale a cui si ispira. Ad esempio, la L7 che avevamo provato aveva un sistema di attaccatura del manico corpo che ti dava un accesso ai tasti più alti veramente bellissimo. Comodissimo. Su questa chitarra non c'è, un po' perché penso non ne abbia bisogno, essendo a doppia spalla mancante, l'accesso ai tasti più alti è già di per sé un pochino più semplice. Il problema della Les Paul è che c'è il legno che arriva sul manico e ti blocca il pollice. L'altra cosa che aveva la Sire L7 era il manico satinato, su questa invece il manico è lucido,
scelta che comunque ci sta per il tipo di chitarra. L'altra differenza sono le meccaniche. Sulla L7 abbiamo delle autobloccanti, su questa sono delle meccaniche stile diecast normalissime. La cosa che mi piace di questa chitarra, ma come di tutte le Sire, è che hanno carattere. In tutti i suoni questa chitarra porta il suo elemento distintivo nel sound, quello della semiacustica, della 335. Il carattere c'è e viene rispettato ed è una cosa bellissima. Una prova di tutto questo è l'elettronica della chitarra, che è molto semplice, praticamente identica a quella originale. Infatti abbiamo doppio humbucker non splittabile e la configurazione è quella più classica Gibson. Abbiamo i 4 potenziometri che sono 2 volumi e 2 toni, ogni pickup ha il suo volume e il suo tono. E a me questa cosa piace tantissimo perché mi ci trovo tanto bene con le chitarre che hanno questa caratteristica, perché mi piace avere i 2 pickup regolati in maniera un pochino diversa e passare da uno all'altro per cambiare suono piuttosto che dover cambiare, non lo so, preset oppure combinazioni di pedali. A me piace tanto giocare con i volumi, mi piace, anche perché trovo che sia un sacco comodo regolare il volume dell'altro pickup un po' prima di fare il cambio e poi cambiare pickup. Se invece hai un potenziometro solo, questa cosa diventa un pochino intricata. Il selettore è un 3 vie classico, posizione pickup ponte, centro e manico, ed è posizionato esattamente come nella 335, direi molto comodo. Ve la faccio ascoltare e voi ditemi nei commenti se sentite il carattere della semiacustica, 1, e 2, quanto è bella. Come sentite, la chitarra suona veramente bene, come ci ha abituato Sire su tutte le sue chitarre di tutte le fasce di prezzo. Il rapporto qualità-prezzo è assolutamente ottimo, anche se l'ho detto con una faccia cattiva, giuro che è una cosa positivissima. Non ho trovato difetti estetici sulla chitarra, cosa che è assolutamente positiva, e anzi l'estetica dello strumento è veramente... trovate una parola per descriverla e accompagnatela con l'emoji di... una facile da trovare, e aggiungete l'emoji della faccina con gli occhiali da sole, così almeno so che siete arrivati fino a qui nel video. Il suono è bello tondo, bello caldo, tipico di pick-up come questi, che sono i Sire Vintage Style Humbucker e sono degli Alnico 2, a differenza della Les Paul che avevamo provato, sempre Sire, che aveva gli Alnico 5, sono un pochino meno potenti, un pochino più caldi, più stile vintage. La tastiera dà un feeling che a me piace tantissimo, i tasti sono rifiniti bene, sono belli stondati, non sporgono, sembra di suonare veramente una chitarra che costa un sacco di più. In conclusione, è una chitarra che per poco più di 500 euro offre molto di più di quello che ti aspetteresti da una chitarra di questa fascia di prezzo. Per le semiacustiche, secondo me è la miglior alternativa sui 500 euro. Se anche a voi queste chitarre piacciono, e lo so che vi piacciono, perché lo so, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale, commentate dicendomi altre chitarre che secondo voi rientrano in queste caratteristiche, così almeno ci facciamo i video. Io ringrazio tantissimo i ragazzi di Musical Store 2005 che quando voi gli dite di mandarmi le cose
in un attimo. Se la chitarra vi piace, in descrizione ricordatevi che c'è il link, cliccateci sopra così potete approfondire ancora di più, anche perché dentro nella scheda poi c'è il mio video, lo riguardate. E se non vi piace la chitarra, fate bene così risparmiate soldi.